Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione degli atti del seminario dedicato alla scuola di formazione per un archivio della memoria. La nascita di una scuola è sempre un evento da celebrare e oggi il Circolo della Stampa è molto lieto e onorato di ospitare la presentazione degli atti di questo importante convegno. Convegno che raccoglie gli interventi di coloro che hanno partecipato alla manifestazione a Rovigno e che saranno illustrati da Gloria Nemec, che è qui in mezzo a noi, la storica che ha curato la realizzazione appunto di questo volume. Nemec ha una vastissima esperienza nel campo della storia orale e mi piace ricordare tra le sue opere Un paese perfetto, la storia e memoria di una comunità in esilio, Grisignana d'Istria, 1930-1960. Non perché mio suocero viene da Grisignana d'Istria, ma perché effettivamente il libro raccoglie le testimonianze. E anche il titolo mi piace, perché Un paese perfetto, c'è anche un'elegante ironia, nel senso che un paese diventa perfetto nella memoria, mentre, come sappiamo bene, perfetto non lo era. Però, ecco, Nemec presenterà appunto anche gli studiosi che a vario titolo hanno dato il loro apporto e condiviso le loro esperienze in questa materia così importante come la storia orale. A me da profano, ma appassionato di storia, preme sottolineare due aspetti. Il primo è costituito dalla caratteristica unica del territorio istro-quarnerino, che, come sottolinea Nemec nella introduzione, si presenta come un laboratorio straordinario per la raccolta di queste memorie. Ed è un laboratorio straordinario perché ha avuto una storia straordinariamente travagliata e quindi con cambi di bandiera, cambi di confine, assolutamente complicata. La seconda è data dalla collaborazione tra le istituzioni culturali dei nostri connazionali in Slovenia e Croazia, che hanno il fulcro nel centro di ricerche storiche di Rovigno, e le organizzazioni, o alcune organizzazioni, degli esuli istriano-dalmati, come appunto il Circolo di Cultura Istro-Veneto, e qua anche saluto il presidente onorario Livio Dorigo, il Circolo di Cultura Istro-Veneto Istria. Collaborazione che in questi anni si è sviluppata anche coinvolgendo altre realtà della diaspora, come per esempio la Società di Studi Fiumani, l'Archivio Museo Storico di Fiume, che ha sede a Roma. E quindi concludo facendo mio l'auspicio di Gloria Nemec, che questa sia stata la prima tappa di un percorso teorico e in minima parte pratico, auspicando che possa fare da apripista a nuovi progetti comuni. Io credo che sia estremamente importante lo sviluppo dei progetti comuni di questo popolo istriano, sia pure diviso, ma che può veramente insieme ancora far capire la nostra difficile storia. E ora passerò la parola a Ezio Giuricin, presidente del Circolo Istria. Interverranno quindi Antonio Canovi, già presidente dell'AISO, Associazione Italiana di Storia Orale, e poi appunto Gloria Nemec, e ci saranno poi dei interventi che potremmo vedere sullo schermo di Alessandro Portelli, Gabriella Gribaudo, Giovanni Contini e il presidente dell'Istituto di Rovigno, Marsetic. Bene, la parola a Ezio Giuricin. Grazie a Luigi Savatti per le belle parole e soprattutto per l'ospitalità, per averci concesso di presentare questa nostra iniziativa qui al Circolo della Stampa, che è sempre attento a questi temi e a questi argomenti. Dunque, il 6 e l'8 novembre del 2024 il Circolo di Cultura Istro-Veneto Istria, assieme al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e ad AISO,
l'Associazione Italiana di Storia Orale, ha voluto organizzare, su iniziativa della nostra, dico nostra perché fa parte sia del direttivo del Circolo che sia del direttivo dell'AISO, Gloria Nemez, 3 giorni di studio, una scuola di formazione, un seminario di storia orale a Rovigno, rivolto a chi? Rivolto a tutti coloro in Istria Fiume, ma non solo, che si occupano da tempo di raccolta di testimonianze, interviste, dunque di fonti orali, nelle comunità degli italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, ma anche fra degli studiosi che operano all'interno delle istituzioni e associazioni dell'Esodo, prima citato la Società di Studi Fiumani di Roma e altre associazioni all'interno dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e via dicendo. 3 giorni di studio in cui ci siamo confrontati e ci siamo avvalsi del prezioso apporto degli studiosi, dei più grandi specialisti e studiosi di storia orale, che fanno riferimento ad AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, che sono studiosi di livello non solo italiano, ma europeo e mondiale, importanti per fornirci utili informazioni sulla metodologia e le buone pratiche, soprattutto di studio e di raccolta di dati e di fonti orali. 3 giorni in cui ci sono stati degli importanti contributi, ma anche dei seminari, delle occasioni di esercitazione pratica, perché il terzo giorno sono state fatte delle interviste con nazionali di Rovigno su vari temi, su vari argomenti della nostra storia, della nostra memoria, che poi, su cui poi i singoli studiosi hanno relazionato. Dunque, 3 giorni di studio con un obiettivo anche molto importante, che spero si possa realizzare nel prossimo futuro, quello di creare una banca dati, un archivio della memoria, infatti il titolo è Per un archivio della memoria, una rete comune in Istria Fiume, tra le istituzioni della minoranza, assieme anche alle associazioni degli esuli, per offrire in rete un sistema, un archivio dunque, agli studiosi e ai ricercatori per una più facile consultazione del materiale che riguarda, del materiale registrato, depositato, riguardante la storia orale del nostro territorio, della nostra comunità. Con questo obiettivo ci siamo lasciati nel novembre di 2 anni fa per portare avanti un progetto che è in progress e che io spero possa dare degli ottimi frutti a medio-lungo termine. A questo punto non so se io darei prima la parola a Canovi, ad Antonio, che è il presidente, era allora presidente dell'Associazione Italiana Storia Orale. Prego Antonio. Vabbè, grazie, buonasera. Sì. Allora, finalmente funziona tutto qua? Sì. Sì. Allora, finalmente avvicinati al microfono di Sara, questo piccolo. Sì, anche? Perché io guardo quello, ma devo vedere questo. Ecco. Questo per registrare, questo per... Sì. Esatto, questo è per l'interno e l'altro è per l'esterno. Allora, sì, finalmente in presenza, e ci tenevo, perché essere in presenza con un vero libro cartaceo, mi dà un buon sentimento, che diciamo che quello che abbiamo fatto appunto dà un risultato tangibile e che come dire, questa scuola come è stata pensata, io da lì partirei un po', magari provare a spiegarvi perché è così importante anche per AISO questo volume. E in effetti è stato il frutto, diciamo, di anni di pourparlers con Gloria, che hanno accompagnato, diciamo così, quando si trovava appunto in occasioni di altre scuole di formazione, comunque situazioni in cui appunto c'era un grande interrogativo, quindi come
poter raccontare quindi con la storia orale, anche appunto fare storia, diciamo, di comunità, cioè si dice territoriali, come sappiamo, quindi ogni comunità territoriale in realtà poi è transterritoriale, translocale, ma appunto in questo laboratorio era perfetto, no? Cimentarsi con questo laboratorio di cui appunto stiamo parlando. E questa appunto è stata, diciamo, così, insomma, è stata voluta fortemente, diciamo, questa esperienza, che si è quindi concretata grazie poi anche, così, insomma, un po' direi anche all'organizzazione del circolo, no? Che Giudicina preside. E che cosa quindi ha portato? Io direi che quindi le mie ragioni su questa scuola, poi appunto Gloria le mette nell'introduzione, quindi poi dialoghiamo su questo. Credo che appunto la prima ragione appunto dal mio punto di vista, quindi che mi occupo di, diciamo, storia orale, però appunto con un taglio molto, diciamo, legato alla geostoria, quindi guardo molto ai paesaggi, no? Osservazione, cammino, interpretazione, e che appunto vuol dire è immediato, in realtà è immediato, per chiunque vuol dire, ha un'idea, qualche idea di un paesaggio italiano, è immediato come sia in Istria che sia in Italia, cioè è un paesaggio che cioè, quindi in questo caso il paesaggio che resta dell'Istria mi ha sempre colpito, dico Istria, semplifico, poi c'è collina, ma cioè, non voglio entrare di io, cioè, infatti, voi molto meglio di me, così complessa, però vuol dire come entro da varie porte, posso entrare, ho proprio cioè, una reazione, un sentimento, cioè un paesaggio che mi appartiene in qualche modo e quindi è un paesaggio che ha una sua resilienza, cioè, questo resta. La memoria sappiamo che invece è questa, diciamo, il cimento anche poi come ISO, come la storia orale, e che in realtà va interrogata. E quindi noi parliamo oggi anche di provocazione di memoria, comunque di appunto, diciamo, quindi una relazione dialogica, quindi che viene comunque creata in situazioni ad hoc, che viene situata appunto in un paesaggio anche diverso, ma che va situata. Quindi per quello che parliamo anche di affioramenti, le categorie sono un po' cambiate, no? Magari 50 anni fa, quando la storia è nata, si parlava appunto di una memoria che resta, perché c'era un'idea di memoria collettiva che in qualche modo era depositata da qualche parte, la dovevi un po' scovare, ce la facevi. Oggi c'è più chiaro, cioè è cambiato il contesto in generale, sono cambiati i contesti, è cambiata il modo in cui la memoria appunto si trasmette, quindi siamo più consapevoli che oggi occorre in realtà appunto provocare qualcosa. In questo senso quindi questa scuola, e questa è anche la ragione per cui io continuo tanto a chiamarla anche una scuola editoriale nel paesaggio, poi l'abbiamo anche semplificato per essere più comprensibile, scuole di formazione, c'è tutto un movimento seminariale importante, però siamo andati in un posto preciso. Abbiamo quindi cercato un contesto in cui si potesse appunto in realtà far accadere che cosa? Certo, attività d'aula, ma anche attività appunto di intervista sul campo, ne fatti diverse. Anche il fatto che comunque ci fosse un gruppo, che si è creato un gruppo che si poteva vedere, che dialogava, incontrava comunque persone, situazioni, quindi vuol dire, in questo senso è così, perché vorrei fare una scuola? Perché comunque determina un evento e non è un evento solo di comunicazione, è come un evento vuol dire, che comincia, quindi in realtà vuol dire, a creare, e qui cito di nuovo Gloria, quindi, perché comunque questi sono concetti che, devo dire, non tanto riflettuti anche negli anni, cioè parlo di memorie lunghe, no? E beh, certo, noi appunto siamo più abituati, sia anche alla buona retorica dello scavare, no? Lo storico scava un documento, fa un po' l'archeologo anche, ma in realtà con le memorie orali, in realtà le fai affiorare e lavori su, no? Memorie lunghe, non lunghe anche perché i loro spazi sono superfici che si allungano, che diciamo, che prendono forma appunto a seconda di come la voce, quindi la cerchi di ascolto, appunto, che fa vivere la memoria, appunto, si va a disegnare, e queste quindi sono proprio delle figure che ci servono, quindi per capire che
Io credo che appunto a Rovigno è successo qualcosa, siamo riusciti a farlo accadere, che non può che essere in realtà che l'inizio di un percorso. Di questo ne sono convinto, pur sapendo che non tanto che le complicazioni che possono essere determinate dalle diverse sovranità nazionali. Quindi questo, il tema vero è che noi siamo in gravissima difficoltà ogni volta oggi che cioè parliamo sempre di archivi, ma chiunque che fa lo storico parte dagli archivi parlandone, poi questi archivi diciamo, si vanno a arenare, si vanno diciamo, a rinascondere, no? Vuol dire, sono delle vere imprese culturali vuol dire, che attendono in realtà di mettersi anche dei gruppi, delle equip, insomma, pluridisciplinari che siano in grado veramente di affrontare appunto questa domanda che c'è appunto di memoria, questa domanda di archivi di memoria che c'è, diciamo offrendo anche una strumentazione ovviamente che sia anche adeguata, perché questa è anche la questione, quindi noi ci confrontiamo quindi col fatto che dobbiamo essere molto efficienti, bravissimi e creativi sulla parte digitale, dobbiamo essere altrettanto bravi, performativi, dico le parole che si usano, sul riuso degli archivi, quindi di interviste fatte, proprio in realtà abbiamo un bisogno, no? Direi, non è dannato, ma è beato, cioè di incontrare appunto, cioè di luoghi dove la gente si incontra e vive, quindi cioè, un archivio lì comunque vive perché persone si incontrano, si frequentano, fanno progetti e in questo caso un archivio, per quello dico che vedo un impegno, sarebbero, vediamo come crescere questo archivio della memoria, perché in questo caso un archivio di questo tipo appunto veramente ha da vivere in vari luoghi, no? In vari luoghi stanno davvero in varie parti, che è anche un modo tra l'altro per reinterpretare anche dei termini che sono appunto che abbiamo utilizzato, no? Che sono entrati diciamo nel linguaggio corrente come la diaspora, però appunto in realtà queste memorie diasporiche prendono una forza, una pregnanza, una bellezza anche, cioè, se riusciamo in realtà quindi a mettere dentro appunto a dei paesaggi. È questo, cioè, quindi non sono solo testimonianze per il futuro, ma sono già paesaggi presenti. Io ho avuto diciamo, questo piccolo sogno, se vogliamo, no? Poi dopo sono un seguace diciamo, di Émile de Certeau e quindi lui appunto per me c'è una sua diciamo, immagine, è un'immagine, lui dice appunto che cos'è il memorabile, no? Il memorabile è ciò che è stato sognato del luogo. Ecco, secondo me, io con De Certeau ho fatto un sogno, quindi sono contento di essere con voi a Trieste, finalmente. Grazie Antonio. Sentiamo adesso la curatrice degli atti e un po' la promotrice di tutta l'iniziativa, la nostra Gloria Nemez. Prego. Sì, come... Tiri il microfono un po' più di anche questo? Forse è più comodo. Come molti di voi sanno, e come Antonio Canovi, past president di AISO, ha sottolineato, è stata un'iniziativa laboriosa mettere assieme parti diverse, attori diversi. Sì, in 3 anni, no? Abbiamo riproposto questo progetto e non veniva mai finanziato. Poi alla fine è stato finanziato e anche in modo... Tre domande diverse. E anche in modo abbondante. D'altra parte io avevo già messo, come ben sa Livio Dorigo, avevo già messo assieme mondi molto lontani, quello della psichiatria e quello degli esuli giuliano-dalmati, che erano mondi molto lontani, che però insomma si sono incontrati nel mio lavoro di ricerca. Perché? Perché si fa questo? Perché io considero l'Istria un campo straordinario per raccogliere le memorie, un campo ricco e variegato di narrazioni, di lingue, dialetti, tradizioni popolari, culture materiali,
artigianato. Questo campo qua è stato arato sempre in due direzioni, cioè forse una, guerra, esodo, foiba. E invece, e anche con la giornata del ricordo, voi sapete che si va sempre, che la domanda che ci viene fatta è quella di parlare di esodo e di foibe anche spesso. Io quando vado in giro per l'Italia affronto un discorso, come diceva Canovi, di memorie lunghe, cioè mi rifiuto di parlare di questo piccolo nesso, no? Guerra, esodo, guerra, foibe, esodo, che però me lo chiedono. E tra l'altro andando in giro scopro sempre con stupore che la conoscenza dell'Istria da parte dei connazionali è molto molto limitata. Noi diamo per scontato tante cose, stanno qua a Trieste, ma basta allontanarsi di poco e vediamo che si sa poco o niente. Quindi portare un pezzetto di Istria in Italia, un pezzetto di Italia in Istria, mi sembrava sensato. Non nel senso di noi AISO siamo quelli bravi che fanno la storia orale come va fatta e andiamo a insegnarla a voi. No, ma nel senso di avviare un qualche meccanismo che poi cominci a girare da solo, perché il soggetto di questo discorso sono i progetti. Se non si fa progetti non si va avanti, non si fa niente. Bisogna progettare, possibilmente progettare assieme, e per poi insomma andare avanti su altri progetti, su altre cose. Questo è il senso dell'operazione. Speriamo di aver seminato qualcosa, di essere entrati nelle agende di circa 30 persone che hanno seguito la scuola, e da quel che noi abbiamo visto con Antonio, con AISO, le scuole che abbiamo fatto in giro per l'Italia poi hanno sempre lasciato qualcosa, no? Hanno lasciato in termini di progettualità, di atti, di insomma qualcosa che continua. Speriamo che questo succeda anche per Rovigno e per l'Istria. Qualcosa è già successo, magari molto, molto piccolo, ecco, ma speriamo che continui. Allora, questi atti sono uno strumento didattico. Uno strumento didattico, secondo me, semplice, importante, affrontabile da chi ha voglia, tempo e interesse personale a fare la storia orale. Perché noi abbiamo messo in questi atti quello che ci sembrava nella scuola e poi negli atti, quello che ci sembrava il meglio della storia orale in Italia. Esempio, Gabriella Gribaldi, che sentirete dopo, ha parlato di guerra a sud e di forme di elaborazione del lutto, che sono temi dei quali in Istria non si è mai parlato. Sono sicura di questo. Ieri abbiamo discusso di Vergarolla. Eccolo, ecco, Gabriele ha parlato della guerra, dei bombardamenti, della tragicità di alcune esperienze e delle forme poi successive di elaborazione del lutto, che sono altra cosa rispetto alle retoriche del dopoguerra, no? Sono forme di sofferenza molto spesso isolata. Giovanni Contini è uno che ha girato tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, facendo storia orale e importantissime ricerche su quelle che sono poi, da lui in poi, sono state definite memorie divise. Cosa significa memoria divisa? Significa che guerra e dopoguerra la memoria del partigianato nel rapporto con i contadini, no? E con il tessuto sociale con l'acqua nella quale nuotavano, è stata spesso usata questa metafora, era un rapporto di grandi valori e di grande tenuta. Giovanni Contini con le sue ricerche ha dimostrato la fragilità di questo rapporto.
tra le masse contadine e il partigianato. Il rapporto reggeva la paura e la fame, non reggeva l'urto delle stragi. Laddove ci furono stragi, là si crearono memorie antipartigiane. È una cosa importantissima per l'Istria, perché di questo in Istria non si è mai parlato, no? Eppure stragi ci furono e non poche. E poi Portelli in realtà, secondo me, poi sentiremo qualche minuto, un saluto che ci è rivolto, ha fatto una lezione magistrale mettendo dentro tutti i temi della sua lunghissima carriera e importantissima carriera, perché lui ha saputo coniugare storiografia con storia orale, con narratologia, in campi diversissimi. Si è occupato di storiografia operaia, si è occupato di stragi, si è occupato di Bruce Springsteen, cosa che sicuramente gli ha dato punti, a mio avviso. Cioè, ha applicato delle metodologie di lavoro in vari campi. E Portelli ha sottolineato una cosa importantissima, che noi nella nostra formazione, in quella che poi è stata definita da altri però, l'infanzia populista della storia orale, no? Andavamo a intervistare cosiddetti soggetti muti, soggetti che non avevano mai parlato in prima persona, affidando ad altri ampie deleghe, i contadini, il proletariato, le donne, i matti, i esuli, quelli che venivano fuori da situazioni di limite, eccetera, eccetera. Soggetti muti, no? Che non erano stati protagonisti. E Portelli ha detto una cosa importante, questa è una definizione retorica e paternalistica. Perché? Perché questi soggetti la loro voce ce l'avevano. Quello che non avevano era l'ascolto. Nessuno se li fidava. Allora, riuscire a dare l'ascolto a questi soggetti, a queste persone, è un atto politico, evidentemente, ed è il primo passo della storia orale. Perché se no andiamo ad ascoltare quello che la gente comune, le persone hanno da dirci, e questo è anche un discorso molto attuale, no? Poi finiamo veramente con non capire in che mondo ci troviamo. Portelli ha anche sottolineato come attraverso il contatto, talvolta anche stretto, tra intervistatore e intervistato, no? Talvolta è un corpo a corpo, anche conflittuale, e anche un misurarsi vicendevole. Io che ho fatto centinaia di interviste, so che alcune sono semplici, alcune sono molto dure. Attraverso questa relazione tra intervistatore e intervistato, la memoria di quella persona vola, prende il volo, vola altrove. E vola dove? Dove? Dialoga con la cultura, rientra in un ambito culturale che prima magari non si sarebbe neanche sognato. Vi faccio un piccolo esempio, però dopo non raccontatelo in giro perché sennò qualcuno si potrebbe arrabbiare con me. Quando io ho pubblicato Un paese perfetto, l'avevo fatto leggere in anteprima, e tu Pierluigi sa questa storia, a Nelida Milani. E mi sono ritrovata in Bora alcune pagine di Un paese perfetto, taglia, copia e incolla. E noi siamo sempre molto attenti con queste procedure, no? Dobbiamo mettere le note, dobbiamo avere la liberatoria da parte del testimone, dobbiamo archiviare secondo determinati criteri, dobbiamo essere molto cauti, no? Perché siamo sul confine mobile tra il privato e il pubblico. La privacy europea. Che la privacy, vabbè, era parecchi anni fa. E allora, quando ho visto Nelida Milani, la prima occasione, ho detto, ma come?
hai preso parti di un paese perfetto e le hai messe in Bora. E lei, da grandissima narratrice e da grandissima donna che io ammiro profondamente, mi ha detto sì, sai perché? Perché io sono una ladra. Io sono una ladra. Ha rivendicato, Ma gli scrittori sono spesso sì, ha rivendicato questa cosa e subito dopo ha fatto partire l'episodio delle Zavatte Borovo. L'episodio delle Zavatte Borovo, grandissima narratrice, era la storia del fatto che lei, quando arrivavano i parenti dall'Italia, lei ovviamente era sempre a Pola, lei vedeva queste cose bellissime che portavano le cuginette, le zie, eccetera, in particolare un paio di pantofoline tutte ricamate. E Nelida dici, e io le ho grattate, erano troppo belle, io le ho rubate, perché io sono una ladra. Perché io avevo solo Zavatte Borovo, che erano quelle prodotte nella Jugoslavia degli anni 50-60, che, Dio mi perdoni, cioè non avevano nessun appeal, no? Allora lei, in risposta a questa mia critica, insomma, affettuosa, ecco, mi racconta l'episodio del Zavatte Borovo, no? Ma questo per dirvi cosa? Che le memorie volano alto. Noi le ritroveremo, non sappiamo dove, non sappiamo quanto, ma Diventano patrimonio pubblico. sì, le ritroveremo nell'etere e chissà dove, no? E questo è il servizio che noi facciamo alla comunità. Ed è particolarmente importante per delle comunità che si vanno assottigliando, come quelle degli italiani di Istria, no? Che sono alla ricerca di risorse identitarie, che sono sempre alla ricerca di risorse identitarie e di radici. Fa bene Antonio parlare di paesaggio, perché anche la memoria è un paesaggio. Gli esuli dove vanno ricostruiscono un paesaggio di casa, no? Un paesaggio familiare nel quale ritrovarsi. La memoria ha bisogno evidentemente di questo. E ancora un paio di cose devo dire. Si è parlato appunto di contenuti, guerra, dopoguerra e del lavoro, della storia del lavoro, del ruolo delle fonti orali nella storia del lavoro. Ma si è parlato anche di criteri di conservazione. Perché? Perché in particolare giovani storici tipo Padre Curru, Matteo Alcalach, perché appunto siamo per me la memoria è un bene culturale, è un patrimonio comune nel momento in cui emerge e lascia segno, ma è al tempo stesso fragile. Ha bisogno di regolamentazione, ha bisogno di vademecum, ha bisogno di legge sulla privacy come questo GDPR, che è il regolamento generale europeo per la protezione dati, del quale in Istria nessuno aveva mai parlato. Però la Croazia è in Europa e teoricamente dovrebbe, no, adeguarsi a quelle che sono le normative europee. È un patrimonio fragile che ha bisogno anche di conservazione, di refresh. Sapete cos'è il refresh? È un'operazione per me agghiacciante perché io non la so fare. Significa che le tecnologie vanno in obsolescenza e bisogna recuperare su altri supporti, no? Che siano più attuali, più di lunga durata. Le cassette, le videocassette. Sì, questo è stato fatto. Alcalach ha parlato di una cosa molto avanzata, tipo la Lodovico Media Library, che è stata realizzata per AISO, a partire da un nucleo di interviste del Rione Sanità. E poi è stato anche positivo scoprire, attraverso soprattutto l'intervento di Christian Knetz, quante variegate situazioni in Istria ci sono di raccolta di memorie, perché si va dalle più semplici, dalle più
popolari come la raccolta di ricette. C'è un sito anche simpatico. Ha avuto grandissimo successo, perché è la più semplice. Che si chiama Tego Preparato. Tego Preparato, ecco. E là trovate delle donne più o meno anziane che raccoltano ricette istriane. E questa è la forma più semplice, no? Di passaggio di memoria a progetti più avanzati, più complessi, ad esempio quelli che si fanno a Fiume e anche in area, nella zona di Pirano, ad esempio, hanno messo assieme le memorie di esuli e rimasti, per così dire. Perché? Perché c'è un brodo di cultura comune, no? C'è un terreno comune che riguarda lingue, dialetti, tradizioni popolari, nel quale ci si ritrova nonostante le spaccature della storia, no? Nonostante le divisioni instaurate dalla guerra, dal dopoguerra, dalla lotta politica e tra gli stati. Quindi c'è un riconoscersi, no? Come comunità. Ovviamente questo passa anche attraverso il ricambio generazionale, no? I modi di trasmettere ai giovani la propria identità e la propria cultura. Alla fine, appunto, noi speriamo che qualcosa di questo che abbiamo seminato resti e speriamo di essere chiamati a coprogettare altre cose sia in Italia che in Istria, anche nelle realtà già molto importanti come quella romana, della quale ha parlato Loria e anche la Donatella Schulze, che attraverso la museificazione di memorie, reperti, ma anche opere artistiche, statue, ha delineato proprio un intero quartiere, no? Il quartiere Giuliano Dalmata di Roma, cioè costruendo un nuovo paesaggio nel quale gli esuli possono riconoscersi non come a casa, evidentemente, ma riconoscere magari un pezzetto della loro identità, no? Grazie, non parlo più. Io direi adesso di sentire, saluto, il direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Raul Marsetic, e devo dire che noi siamo come Circolo Istria, e come AISO, credo di poter parlare anche nome loro, particolarmente orgogliosi che questa 3 giorni di studi sia stata organizzata proprio al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Perché? Perché questa istituzione di ricerca da più di mezzo secolo ha rappresentato il punto di riferimento, il fulcro della consapevolezza e della ricerca storica dei rimasti, della comunità rimasta. E non solo sul piano puramente storiografico, ma anche sul piano della raccolta di fonti di storia, perché, come ci hanno spiegato quelli dell'AISO, la storiografia si basa su molte colonne, ma le 2 principali sono lo studio delle fonti documentali, di archivi, di documenti, anche di carattere archeologico qualche volta quando sono molto lontani, e l'altro le testimonianze. Però queste colonne sono, come abbiamo sentito, entrambe fragili, ma la storia orale è particolarmente fragile, perché mentre il documento può resistere per molti secoli, il testimone no. Il testimone che in qualche maniera è relegato alla sua dimensione anagrafica, in qualche modo, no? E prima di lui muore la sua memoria. Sì, perché c'è... Noi certe volte arriviamo troppo tardi. No? E dunque è una fonte fragilissima, che però è importantissima per la valorizzazione, lo studio storiografico. Il Centro di Ricerche Storiche in questo campo ha fatto moltissimo, ha raccolto con Gloria Nemez, con altri ricercatori, con altri studiosi. Faccio solo alcuni esempi: la memoria e la storia orale anche nel campo dei poteri popolari. Orietta
Orietta Moscarda, decine e decine di raccolte di testimonianze e di interviste su Goliotto, dove c'è il contributo di mio padre Luciano Giuricin, che come storico tra gli anni 60-70 ha raccolto queste fonti di persone che non esistono più, e sono fonti, sono dei giacimenti, dei depositi di fonti straordinari, no? Ecco perché, voglio dire, il Centro di Ricerca Storica, che è il punto di riferimento di questa rete di storia orale che si è costruita in varie forme nelle comunità degli italiani, nelle scuole, eccetera, in Istria e Fiume, è fondamentale e molto importante. Sentiamo Raul Marsetic. Amici, desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti voi in occasione della presentazione degli atti del seminario scuola di storia orale per un archivio della memoria svoltosi presso il Centro di Ricerche Storiche nel novembre 2024. Sono particolarmente lieto che oggi venga presentato il risultato di un progetto nato dalla collaborazione tra il Circolo Istria, l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche. Il seminario ha rappresentato un'importante occasione di informazione, di confronto a studiosi, esperti e docenti delle scuole italiane dell'Istria, in un percorso ricco di contenuti e di esperienze. Accanto ai approfondimenti teorici, i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente il lavoro sul campo attraverso le interviste realizzate ai cittadini rovignesi, attività che ha permesso di cogliere il valore delle testimonianze orali come fonte preziosa per la conoscenza della storia e della memoria del nostro. Ecco, gli atti che oggi presentiamo rappresentano questo percorso e ne testimoniano la qualità, rappresentano un strumento utile per chi si occupa di ricerca storica, patrimonio culturale e memoria collettiva. Ecco, desidero ringraziare il Circolo Istria, in particolare Ezio Giudicini e Gloria Nemez, per aver coinvolto il Centro di Ricerche Storiche in questa splendida iniziativa. Un ringraziamento va inoltre ai relatori, ai docenti partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita. Mi auguro che questa pubblicazione possa stimolare nuove ricerche e nuove collaborazioni nel campo della storia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una piacevole e proficua presentazione. Ecco, questo il direttore Raul Marsetic del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. E con noi stasera, in accordo con Gloria Nemez, vogliamo anche presentarvi alcune riflessioni che tre grandi studiosi di storia orale, Portelli, Gribaldi e Contini, hanno presentato con un video registrato alla prima presentazione in assoluto che abbiamo avuto di questi atti il 16 giugno scorso proprio a Rovigno. Per quell'occasione loro hanno fatto questi interventi, ma penso che siano utili, che sia utile sentirli anche oggi, se siete d'accordo. Partiamo con Portelli. Buonasera, grazie di questa opportunità di continuare a comunicare con noi. Mi è dispiaciuto molto di non poter essere presente direttamente al convegno di cui oggi vengono pubblicati questi interessantissimi atti, però diciamo è stata per me anche un'occasione di rendermi conto dell'importanza di un lavoro di ricerca sulla memoria storica, sulla relazione con il tempo di lunga durata in uno spazio geografico e sociopolitico così complesso e articolato come l'Istria, così anche tra l'altro linguisticamente affascinante. La cosa per cui secondo me è importante lavorare con le fonti orali è essenzialmente che riconoscono la pluralità e la molteplicità del rapporto che ciascun individuo intrattiene con il passato, e quindi costruiscono
una narrazione a più voci, condivisa, ma fatta di voci diverse e non necessariamente consonanti. La metafora che a me piace di più rispetto alla storia orale è la costruzione di una specie di mosaico, cioè di una immagine di una cultura in cui però ciascun elemento sia diverso da tutti gli altri. Quindi da un lato mi pare importante leggere questi atti, di questo convegno, come un'indicazione dell'importanza di una storia condivisa, di una narrazione a più voci che si incrociano, che confliggono, ma che riconoscano uno spazio comune di comunicazione e di dialogo. E in secondo luogo, invece, mi sembra estremamente importante che riconosciamo la necessità di ascoltare ciascuna la singola voce. La storia orale è in qualche modo un'arte dell'individuo, perché la memoria, la narrazione, il racconto sono prerogative individuali, personali del singolo, ma di un'arte dell'individuo che punta poi a costruire uno spazio condiviso. La cosa che io trovo molto interessante del convegno è proprio la ricerca in gran parte degli interventi e poi anche in gran parte degli altri di questo terreno di condivisione non tanto dei contenuti, ma in qualche modo delle procedure, delle modalità di confronto e di dialogo, la costruzione cioè di uno spazio comune in cui, come dice Giovanna Marini in una sua famosa meravigliosa canzone, in cui ciascuno può essere se stesso, con tanto spazio attorno a sé, ma insieme con l'altra gente. Ecco, la storia orale rappresenta questa opportunità e questa possibilità di elaborare una visione condivisa anche quando è conflittuale del rapporto con la storia, delle identità e delle narrazioni. Mi sembra anche importante per chiudere il fatto che gran parte degli interventi hanno sottolineato l'importanza di un approccio interpretativo linguistico e narratologico, cioè nella storia orale, da un lato molta giusta attenzione in molti degli interventi sulla ricostruzione degli eventi, sulla precisione, sulla attendibilità, sulla precisione, sulla puntualità, sulla conoscenza dei fatti avvenuti, ma anche molto accento su orale, e cioè sulla modalità con cui queste conoscenze del passato vengono trasmesse e condivise, e quindi anche una dimensione di dialogo che comincia nell'intervista, nel dialogo tra intervistati e intervistatori, e poi prosegue nel dialogo implicito tra le diverse narrazioni. Ecco, a me sembra che questo convegno e questa pubblicazione siano più di un inizio, perché sono già in punto di arrivo di un lavoro e di rapporti, di contatti di lungo periodo, ma una sforzo molto importante per formalizzare e riconoscere e costruire la presenza di chiamiamolo un movimento, di un lavoro condiviso e collettivo di storia orale in territorio così affascinante come l'Istria. Grazie di tutto questo. Io proporrei di proseguire sentendo Gabriella Gribaldi. Sì, innanzitutto saluto tutti, in particolare Gloria, e mi scuso per non essere presente con voi, ma sono contenta lo stesso di partecipare con voi da lontano alla presentazione di questi atti e convegno molto, molto riusciti. Come allora ho poche cose sul tema trattato negli atti e appunto sulla guerra. Il caso dell'Istria, il caso di Urbino, è un caso
importante che ci presenta alcuni dei temi principali su cui abbiamo lavorato noi storici negli anni passati sulla guerra, e appunto le contraddizioni, le dissonanze ai racconti nazionali, racconti spesso anche mistificanti, e il rapporto fra le storie individuali e il macro contesto della guerra. Con anche i problemi, diciamo, di identità, di costruzione di identità. E quello, diciamo, la storia orale, come abbiamo detto in tanti, ci fa affrontare aspetti della guerra che sono, diciamo, in relazione con le storie delle persone, ci fanno entrare nell'esperienza della guerra e ci fanno capire le interpretazioni delle persone, le contraddizioni. Ad esempio, l'ho detto anche nei colleghi impiegati, io ho studiato le strade naziste in Catania, soprattutto nella zona di Caserta, che si è trovata sulle zone del fronte, e lì studiando le strade naziste ho capito, sono entrata in un'esperienza della guerra totale, nel senso che le persone avevano vissuto sia la violenza da terra, diciamo, la violenza delle truppe naziste, sia i grandi bombardamenti dall'aria. L'esperienza della storia orale mi ha fatto allargare, estendere lo studio della guerra, quindi studiare l'esperienza, direi, totale della guerra. Una delle donne che avevo intervistato, come ho raccontato negli anni del convegno, penso fra fine agosto e i primi di ottobre, due sorelline, la madre, un bombardamento alleato, il padre, mentre Pasquale il tedesco che voleva impadronirsi delle politiche dei tedeschi, e i fratelli della rappresaglia del nord ottobre a quell'ora. Questa donna intanto ricordava soprattutto la scena del bombardamento. Lei disse come se fosse qua, come se io la rivedessi oggi. Quindi in questa intervista c'era anche il tema del trauma. E poi appunto questa doppia violenza, e era come attonita sulla guerra, sulla interpretazione della guerra, che appunto aveva portato via quasi tutta la sua famiglia nel giro di pochi giorni e dalle vite di 10 posti. Questo è un esempio emblematico, se non posso fare prima, ci insegna, ci fa vedere il ruolo della storia orale, il ruolo dell'intervista, il ruolo dello studio, diciamo, della soggettività della guerra. Per esempio, penso che il tempo dell'intervento sia per concludersi, se no prenderei troppo tempo. Vi saluto e vi congratulo sia per il convegno passato, sia per gli atti e la presentazione di oggi. Un caro saluto a tutti. Sentiamo adesso ancora, per finire, Giovanni Contini. Dunque, allora io devo dire che di solito non sempre gli atti di un convegno di una scuola sono interessantissimi, cioè ci sono tante volte degli interventi interessanti, altri molto interventi non interessanti. Devo dire che in questo caso veramente questo libro che esce in realtà è straordinariamente ricco e straordinariamente
equilibrato. E, per esempio, non so, gli interventi di apertura. Io credo che tutti noi conosciamo Sandro Portelli, eccetera, ma un intervento come questo suo, così conciso, ma così esaustivo, veramente è difficile trovarlo. Cioè, io penso che si è riuscito a sintetizzare il suo pensiero sulla storia orale in un modo veramente straordinario. Qualcosa che poi renderà il libro una fonte utilissima per chi comincerà a fare la storia orale. E la stessa cosa devo dire di Gabriella Di Gribaldi e di Gloria, cioè sono riuscite a condensare in modo straordinariamente efficace la loro esperienza, che è un'esperienza, non spero di esserci riuscito anch'io, ma insomma non posso farlo di me stesso. E quindi c'è questo aspetto qua. E poi ci sono un'altra serie di temi che sono molto, molto interessanti anche quelli, cioè per esempio Stefano Bartolini fa una disamina, come spesso fa lui, con una notevolissima capacità di sintesi della storia del lavoro legata alle fonti orali. E anche in quel caso lì, in poco tempo, in poco spazio, concentra cose che lui ha scritto in saggi e di nuovo in modo estremamente efficace. E, insomma, questi interventi brevi non perdono di importanza e di efficacia per il fatto di essere brevi, ma semmai assumono proprio un elemento. Quindi io credo che questa cosa qui, diciamo così, restando nella parte iniziale del libro, sia un pregio veramente straordinario che questo testo ha, che lo distingue da tante altre pubblicazioni di atti, perché sappiamo che poi ci sono i convegni da pubblicare gli atti, ma qui in realtà io vedo molto grazie a Gloria che è stata molto brava a organizzare, a sollecitare i relatori, a organizzare questa bellissima giornata che tra l'altro della quale io ho un ricordo splendido anche dal punto di vista paesaggistico, le persone incontrate e anche gastronomico, se possiamo dire. Ecco, e poi la stessa cosa, dicevo, succede nelle parti successive. Anche Patrick estremamente sintetico sulle tecniche. Stessa cosa a Matteo Accalà. La descrizione dell'archivio della memoria Arduino Media Library, anche quello è molto molto pertinente. E poi ci sono tutti questi interventi di Gloria sull'esperienza e anche Miletto, no? Sull'esperienza dei profughi, che è molto molto ricca, molto, molto interessante. Tra l'altro emerge per esempio nella cosa di Miletto quest'uso che fecero in Piemonte, soprattutto a Torino, soprattutto la Fiat, fece quest'uso dei profughi contro gli operai comunisti e socialisti. E c'è questo bellissimo aneddoto dell'operaio che è appunto alla quale non chiedono neanche di partecipare a una colletta per un loro compagno, dicendo tanto tu sei degli altri, no? E lui invece non è così, cioè, e questo mi ricorda anche delle storie che ho sentito nella comunità di profughi a Firenze, no? Cioè, la difficoltà a uscire dallo stereotipo e d'altra parte anche la forza con la quale questo stereotipo veniva applicato in modo preventivo a chi era in quelle situazioni. Cioè, quindi, diciamo, ora sicuramente ho dimenticato, poi non voglio dimenticare Antonio Canoni, che anche qui, altra cosa interessantissima, Antonio ha molto parlato di Ogea Storia in questi anni,
ha avuto un ruolo molto importante come presidente dell'AISO nel promuovere questa particolare declinazione della storia orale. E beh, in questo libro in realtà cerca di dare un fondamento teorico estremamente forte. Anche questa è una novità, e anche questa è una cosa che rende questi atti qualcosa che li distingue veramente in meglio dai tanti atti che si pubblicano sui compendi e sulle scuole che vengono organizzate oggi, direi in Italia, perché appunto a Rovigno sembrava di essere in Italia dal punto di vista dell'accoglienza, dei temi. Finisco dicendo che anche le interviste che ho fatto lì sono state veramente interessanti, proprio interviste, ho fatto tante interviste a vita mia, ma insomma le interviste che ho fatto a Rovigno me le ricordo, ecco, me le ricordo come qualcosa di particolarmente grazie. Ecco, ci chiude qui questa parentesi dedicata agli apporti di chi non ha potuto essere oggi in presenza, ma così importanti e significativi. La parola ai nostri... Sì, no, vediamo se ci sono domande, interventi, opinioni. Sì. Il microfono. E non si è liquefatto nel frattempo. No, si è liquefatto, no. Che triste. Intanto se state raccogliendo i pensieri, se Antonio o Gloria vogliono aggiungere qualcosa a quello che abbiamo già sentito. Prego. Vediamo se c'è qualcuno che interviene. C'è questo tema dell'estinzione del testimone, della fine del testimone. È quasi un tema pregno di angoscia, no? Perché viene meno un punto di riferimento fondamentale. Ecco, volevo chiedere a Antonio come si fa a superare questo ostacolo nella vostra disciplina? Adesso uso questo. Sai, nel Novecento è stato definito l'era del testimone. Sto cercando di... No, diciamo che in realtà partiva da questa considerazione che il Presidente Giovanni, no? È una cosa che Giovanni ripete, quindi io la riprendo. E cioè ci siamo accorti che, e anche questa è una figura retorica, cioè che c'è sempre un ultimo testimone, no? E si è scritto anche proprio prima dell'ultimo testimone. In verità quello che sembra perso per sempre non è perso per sempre. E quindi io, cioè, da questo punto di vista, quindi certo, i testimoni scompaiono, allora diceva anche la memoria, no? La capacità di ricordare. Però questa narrazione, proprio perché si è detto che le memorie volano, e sono in realtà carsiche, perché volano ma poi sono carsiche, qua ci siamo, e allora credo che questa è un'angoscia appunto che più, cioè, è legata alla nostra vertigine, no? Poi siamo tutti, come dire, mai figli, no? Dentro a Benjamin, cioè, quindi la vertigine del presente, no? Quindi l'epoca presente è vertiginosa, quindi, e il nostro angelo della storia è molto, diciamo, sconvolgente, in questo senso vertiginoso. In verità la memoria, nonostante tutti gli sconvolgimenti, e la mortalità, diciamo, delle cose, in verità è molto più resiliente. Cioè, il nostro lavoro è quello di andare veramente ogni volta non a chiedere una cosa precisa, ma a dire appunto, a porre una situazione in cui si può ascoltare. E quello che esce in quell'ascolto spesso è inatteso, quindi perché giustamente sono anche racconti di racconti. Appunto con la memoria, quindi si diventa un deposito anche che di memoria anche non solo esperienziale in proprio, ma di altri. Quindi credo che personalmente questa cosa me ne sono convinto perché ho visto che funziona. Poi diciamo in situazioni, certe situazioni particolari,
anche magari confrontando le fonti, lavorando su tradizioni popolari, diventa interessante anche andare a ritrovare anche nei cortocircuiti particolari. Dico questo perché proprio recentemente, in una esperienza fatta a Carpacco, quindi di storia orale, e appunto abbiamo, cioè, in quella situazione che era più legata appunto forse a un discorso anche etnografico, così. E beh, abbiamo riflettuto anche su quello che diciamo, sul lavoro di Caro Gismo, che poi nel frattempo è deceduto, perché proprio diciamo c'era un saggio diciamo su diciamo, rispetto al lavoro di Gismo interessante, che era proprio, diciamo, adesso non mi ricordo il nome in questo momento, scusate, ma dell'autore, che è un autore triestino, credo proprio, nel senso che le interviste fatte, no, quindi storia orale, fatte un po' di anni fa, quindi si riferiva, quel libro è un libro uscito forse 20 anni fa, comunque a storie raccolte una generazione fa, proprio dato presso testimoni che vengono dall'Istria, andavano quindi a dire in forma di storia orale a riprendere, quindi a un collegamento con appunto c'è una serie di figure appunto diciamo di storia moderna di cui Gismo aveva scritto. Era molto interessante perché hai dei cortocircuiti che non ti aspetti, ma di nuovo in realtà sono proprio, vuol dire, è la memoria che comunque ha delle resilienze che non conosciamo in fondo, è questo, però dobbiamo essere in condizioni di poterle anche far uscire. Altrimenti sì, abbiamo l'angoscia perché certo, comunque ciascuno, no? Diciamo ciascun individuo, si è detto, è una biblioteca, no? In sé, e quindi, ed è vero, quindi su questo evidentemente non è riproducibile, però evidentemente nessun testimone parla solo per sé, no? Sappiamo che la memoria è una dimensione sociale, se no non funziona, non si narra, cioè io narro quando faccio un'intervista a me viene raccontata una storia perché questa storia in realtà possa essere trasmessa, quindi che ovviamente detto appunto fa parte della famosa cerchia di ascolto. Quindi direi che questa angoscia non la metterei a parte, no? Quindi è chiaro che ogni volta che ci succede guardo gloria perché adesso anche lei insomma, fa interviste poi qualcuno non c'è più e ti chiedi Sì, ho fatto l'intervista giusta, ho raccolto, cioè ti viene un senso. È morto per colpa mia. Addirittura. L'ho ucciso, l'ho stancato troppo, l'ho fatto parlare 6 ore. Talvolta succede. E io dico sempre, l'intervista allunga la vita. Metto le mani avanti. No, una cosa volevo aggiungere a quanto detto da Antonio, che io faccio sempre un salto sulla sedia quando sento anche autorevolissimi rappresentanti, ad esempio della cultura ebraica, dire morti noi della Shoah e di tutto quello che ci è successo non si parlerà più. Ma questo è un insulto per gli storici, perché gli storici lavorano, hanno lavorato e lavoreranno. Gli storici che lavorano sulle fonti scritte, così come gli storici che lavorano sulle fonti orali. Gli storici che lavorano sulle fonti orali non sono mai puri, no? Nel senso che lavorano anche sulle fonti scritte, lavorano su diverse piste, anche per contestualizzare il racconto, quello che viene loro detto. Però esiste la storiografia e la storiografia ha tradizionalmente, secolarmente lavorato in assenza di testimoni vivi. Non abbiamo bisogno dei testimoni vivi, abbiamo bisogno delle testimonianze, dei documenti, no? E da storici sappiamo anche, dovremmo sapere anche cosa tenere e cosa scattare, sia delle fonti orali, dei racconti che delle fonti scritte, perché anche le fonti scritte talvolta sono completamente inattendibili, no? Così come le fonti orali. Dobbiamo avere delle procedure. Allora, questa idea che è scomparsa una generazione, è scomparso un gruppo, non si parli più degli eventi, è un'idea antistorica profondamente nociva, secondo me, sbagliata.
Quando io andavo a intervistare nei primi anni 90, andavo a intervistare gli esuli da Grisignana d'Istria, era nei primi anni 90 e le interviste si concludevano dicendo, questi mi dicevano, ai giovani non interessa niente. Noi raccontiamo le nostre storie, ma ai giovani non interessa niente. Morti noi, tutto finisce. La legge di istituzione della giornata del ricordo ha dimostrato il contrario. Si parlava di carsismo, no? Delle memorie. E dal 2004 la seconda generazione ha dimostrato che invece era capace di farsi testimone, di raccogliere le memorie di quel che era successo in famiglia, dei congiunti e di anche fare una nuova produzione culturale su quelle memorie con tutto quello che sapete, insomma. E quindi questo discorso che con la generazione scompare, no? È un discorso antistorico che non tiene conto e anche che non rispetta talvolta il lavoro degli storici, perché noi stiamo a documentare la memoria così come anche fatto. Domande, dai, fateci sentire meno soli. Dai, Antonio. Schevulli. Allora, in parte tu hai già risposto a quello che era il mio pensiero. Come finisce poi? Prima ho sentito che tu dicevi, questo è l'inizio di un lavoro, no? Però in realtà queste storie orali non potrai, tra qualche anno, non potrai più intervistare nessuno sul piano di chi ha vissuto quella esperienza. Allora, chiaramente le seconde generazioni, forse anche le terze, se è stato passato un po' il testimone. Quello che mi chiedo e mi incuriosisce in qualche modo, pensando a un'intervista delle seconde generazioni, io da un po' di tempo, soprattutto quando vivo a Trieste, e sento maggiormente questo fatto, anche io sono figlio di esule da madre pisinota. Io ho incontrato sulla mia strada, nei miei incontri relativamente a questo mondo, per quanto riguarda la seconda generazione, quelli che c'entra forse poco la mia domanda, però mi piacerebbe sapere l'esperienza che magari tu hai. Cioè i più incattiviti nel ricordo e anche quindi anche nella contrapposizione che ci può essere ancora oggi, che per me è incomprensibile, ma comunque la storia ce lo dice, insomma, che c'è non una grande simpatia da parte di tutti per i rimasti. Ecco, dipende un po' da quello che abbiamo sentito in famiglia. Io purtroppo mia madre, insomma, da tempo che non c'è più, avrei voluto ancora sapere tanto, ma non ho saputo niente sostanzialmente, perché facciamo parte appunto di quella famiglia che in qualche modo non faceva pesare, quindi non parlava. Io vedevo mia madre in questi raduni della famiglia, balli, lacrime anche, messe e tutto, ma vedevo mia madre ballare che non avevo mai vista ballare in vita mia. Quindi vedevo anche questa grande contentezza. Ecco, quindi volevo dire, perché molte persone oggi di seconda generazione, forse è stata trasmessa in questo caso anche alla terza generazione, c'è ancora odio sostanzialmente, e invece non c'è un discorso rappacificato, come direbbe il mio amico Mario Ravalico, il cuore rappacificato serve per andare avanti. Altre cose? Se avessi la possibilità di risponderti a questa domanda, sarei... perché c'è ancora tanto odio oggi? Perché evidentemente le memorie si trasmettono anche in forma di sentiment, non solo di racconti strutturati, ma anche di modi di sentire. Io nella mia generazione, ad esempio, ho trovato tante persone che mi hanno detto, anche giovani, io di là non vado. Perché? Perché dei veleni sono passati, no? Da parte di nonni, genitori, delle paure, delle superstizioni anche delle volte, dei pregiudizi,
E il circolo Istria ha avuto questo grandissimo merito di superare quest'acqua morta, quest'acqua stagnante, no? Che si sente soprattutto a Trieste. E Livio Dorigo è stato un grandissimo, perché lui ha raccontato varie volte che siccome tutti erano stufi di questi racconti sull'Esodo, su disgrazie, su foibe, su terrori, eccetera, quando i suoi nipoti, credo, gli hanno chiesto: ma insomma, perché siete andati via da Pola? Lui ha risposto: perché pioveva sempre. Cioè, ha avuto questa, ma questo è Livio Dorigo del Circolo Istria, tanto associazionismo a Trieste non è così, insomma, come ben sai. Ecco. Posso dire? Sì. C'è un altro aspetto che bisogna tenere presente: la speculazione politica che è stata fatta su queste la speculazione politica ha portato effettivamente a considerare la storia solo da una parte, cioè la parte delle vittime, la parte di coloro che appunto sono stati cacciati via, eccetera, non parlando di quello che era accaduto prima e che quindi aveva... Cioè la storia è fatta, non lo dico, lo dirò degli storici, appunto da tutta una serie di eventi che si collegano l'uno con l'altro. Purtroppo la politica italiana ha fatto una speculazione per moltissimi anni. Cioè quello che sta succedendo oggi con gli immigrati, in parte è successo anche per gli esuli. Non dimentichiamo questo. Da una parte non accolti, visti con sospetto, eccetera. C'era l'accenno alla Fiat. Gli stereotipi. Esatto. Si prendevano gli istriani perché erano bravi e buoni, eccetera, e non facevano parte delle organizzazioni, appunto, dei lavoratori. Quindi, ecco, questo era un aspetto. L'altro aspetto era invece quello degli esuli, che ovviamente venivano strumentalizzati, e anche questo contribuiva ad aumentare il loro anche vittimismo, eccetera. Quindi c'è stata, noi abbiamo il problema. C'era una democrazia cristiana, tanto per non far nomi, che aveva addirittura due parti, una parte con gli esuli oltranzisti e una parte che invece era per quelli aperti. Quindi questi sono stati anni di speculazioni politiche, per cui anche questo va tenuto presente. Se mi permettete, se c'è ancora qualche minuto. Prego. C'è una domanda, finalmente. Ecco. Dopo ancora. 2000 grazie di questo lavoro che state facendo, credo che sia importantissimo. Mi fa venire in mente, questo dito sulla piaga, cioè la speculazione politica. Io ho lavorato con delle persone, io la storia a Trieste, sono venuto a Trieste il 1 giugno 1971. A me la storia l'hanno insegnato. I alloggiati del Gaspare Gozzi, i Malti dell'OCP e qualcuno che trovavo le loro storie. E quello che a quel tempo, 1970, estendeva nel mio, era come la politica non capisse la sofferenza di queste persone, sia che poi sono comuniste, perché sono stati dei partigiani che sono lasciato l'Istria e sono venuti qui, perché a Gaspare Gozzi ne ho incontrati più di uno, e sia esattamente dall'altra parte. Ma quello che unificava le cose, che ho scritto nel mio libro, era il concetto del paesaggio. Cioè il paesaggio non è il paesaggio che si vede, queste belle cose, il paesaggio dal punto di vista psicosociologico è il sé, il nostro io in relazione con gli altri. E lì si incontrano queste cose. La politica non è capace a fare queste cose qui. Dico gli immigrati, dico questo. Ma l'altra cosa che mi diceva fare i rimasti, io sono curioso con Marina, mia moglie, siamo andati quando c'era la guerra, proprio la secessione in Jugoslavia, sono state tante volte delle ore, tutta una notte a Sissano, quel paesetto, parliamo tanti anni fa, e c'era Giuliano, lui mi spiegava l'errore di non essere rimasti, perché si ricordava
dell'altro che poi mi ha fatto conoscere, che faceva una specie di, come dire, custode di Nesazio, no? Che era abbastanza vicino, no? E c'era queste radici di questa Istria che venivano fuori e ti avvolgevano in qualche cosa di più, ma e poi saltava e ti diceva non hanno capito perché siamo rimasti qui, però non capiscono nemmeno adesso che l'Istria è tenuta su dalle donne che andavano a fare già le badanti fino a Vicenza, parliamo non tantissimi anni fa. E era, diciamo, era uno che aveva già capito quello che poi abbiamo visto in altre cose. Allora quello che volevo dire era questo concetto di paesaggio da utilizzare e i rimasti in Istria, che secondo me sono ancora una miniera enorme da sentire. E l'altra cosa che dicevo, mi incuriosisce qui da un punto di vista di tormento psico, ecco, dell'età ormai, era che chi adesso strumentalizza sia il Gesù, gli immigrati, e sono i patrioti, no? Cioè sono gli italiani doc. Ma questi italiani doc in silenzio totale sul litorale adriatico. Una terra annessa, diciamo per quello che ho capito io, sentendo le persone, ma anche Genova, più annessa del Sud Tirolo, non è uguale. Amministrativamente, giuridicamente, il Sud Tirolo era un'annessione forse più grande. Evidentemente non era una questione che poi tutto va arrivata con la storia della guerra, la Repubblica Sociale Italiana, combattere il comunismo, no. Allora, lì era un'idea anche del corridoio, cioè, io arrivo dal Piemonte, mi sembrava molto logico che questi qui volessero questo pezzo di terra, perché così dall'Austria avevano lo sbocco sul mare. Ecco. Cioè, ci metterei anche questo, ma in silenzio su questa roba qua. Non ho mai trovato qualche cosa. Meglio così. Mi dovete dare delle dritte, grazie. Passi il microfono bassamente. Sintesi però bassamente. Già lui ha sforato. No. Quanto al permanere di questo risentimento inabbattibile di molti di noi, determinato dal fatto che la sentenza che abbiamo subito è irreversibile e non ha appelli. Cioè il danno che noi abbiamo subito non è guaribile in alcun modo, né c'è qualche indicazione di consolazione da chi ci ha inflitto questo danno. E questo danno non è neanche giustificabile, come dice l'amico Savatti, da quanto è successo prima, perché l'evoluzione e le dimensioni dell'evoluzione delle cose è stata macroscopicamente più rilevante. E poi non sono d'accordo, assolutamente. E poi ingiustizia non la rivedi con un'altra ingiustizia e non la temi di giustizia che hai subito con un'ingiustizia uguale o più grande. Ci sono episodi in questo momento attuale che confermano quanto sto dicendo adesso. Basta spostarsi a sud del Mediterraneo di qualche centinaia di chilometri, no? Quindi questo permanere di questo sentimento di astio, secondo me, sarà inesolvibile. Io sono convinto che verrà perpetuato anche nelle generazioni future. Almeno, insomma, cari storici, avete da lavorare ampiamente per anche tre. Ecco. Ho voluto essere sintetico perché l'argomento potrebbe essere sviluppato ben più ampiamente. Ecco l'importanza della storia orale, perché ci porta alla freschezza del testimone, perché Bassanese è il testimone, e l'importanza dell'ascolto,
di persone che non è vero che non hanno voce, ma spesso non hanno ascolto. Noi dobbiamo ascoltare. Quello che volevo dire è, a proposito della ferita inferta con l'Esodo, eccetera, irreversibile, è vero, uno dei fondatori con Giorgio De Panger, con Marino Vocci, con Livio Dorigo, che era Guido Miglia, del Circolo Istria, che ricordiamoci era direttore dell'Arena di Pola, che combatteva con forza e energia per mantenere l'Istria Pola nel contesto statale italiano. Tuttavia è stato il primo, uno dei primi, ad avviare i rapporti di collaborazione con i rimasti, con tutti, con i rimasti italiani e con tutti gli altri che vivevano e che erano venuti in questi territori, convinto di questo bisogno, questa necessità di dialogo per superare questo trauma, che rimane comunque una ferita irreversibile. E quello che si legge in uno dei suoi scritti, l'ho letto pochi giorni fa, diceva questo: ma forse abbiamo in qualche modo sbagliato, tutti abbiamo sbagliato in qualche modo nel nostro percorso di vita, perché mi sono accorto che la tragedia più grande, dice Guido Miglia, non è la perdita territoriale dell'Istria, il cambio di sovranità, ma è l'esodo. Il fatto che da quei territori sia andata via l'intera componente italiana. Ed è questa la ferita grande. Perché nel periodo veneziano, nel periodo austro-ungarico, questa comunità, questa presenza, ha avuto una continuità anche sotto sovranità statali diverse. Quello che è successo nel 45 e nel 47 è che, come per i greci dell'Anatolia, è stata cancellata una comunità, e questo ci dice Miglia. L'altra cosa che volevo dire per finire è che di una grande urgenza, di una grande drammaticità, è la capacità di trasmissione della memoria. Se per, come dice Gloria, come ci ha confortato Gloria, per gli accademici, per gli studiosi non è una questione, perché gli storiografi, gli studiosi, gli storici continuano a studiare, la biblioteca di Alessandria non c'è più, ma è ancora lì da qualche parte, per gli accademici, le grandi accademie di università, eccetera. Non abbiamo il pericolo di perdere questo giacimento. Nell'ambito delle piccole comunità, della famiglia, questa linea di trasmissione in qualche caso rischia di interrompersi tra una generazione e l'altra, perché il genitore non ha detto tutto quello che doveva ai propri nipoti e ai propri figli, o proprio i nipoti e i figli non hanno avuto la forza di trarre dal proprio genitore, dai propri nonni. Quanti sentiamo dire: ma è morto mio padre, è morto mio nonno, mia madre, mia nonna, e non sono riuscito a chiederle tutto quello che volevo chiederle, e non so tante cose della mia famiglia, della mia microcomunità, non so perché non me le ha raccontate. Ecco, questo è il problema di come fare nell'ambito familiare, nella microcomunità. Gli storici ci confortano, invece, come fare per evitare che nella trasmissione da una generazione all'altra questi giacimenti, questi depositi di memoria non scompaiano. A reagire, che avete interessato molto l'intervento, non mi ricordo come si chiama, scusi? Augusto De Bernardi. Augusto Bernardi. Sto pensando che, appunto, parte delle cose che facciamo come AISO, quindi pochi giorni fa, 10 giorni fa, abbiamo fatto la prima scuola di che dichiaratamente ci siamo occupati di oggetti, no? Oggetti e memorie a Sant'Arcangelo, dove c'è un museo importante per la museologia. Di Romagna, sì, scusate, sì, c'è questo metodo. E devo dire che appunto, io ho capito qualcosa sulla chimica della memoria, come la chiamano in Argentina, a Rosario, dove appunto c'è un museo che lavora sul desaparecidos, tutta la questione. E loro la chiamano la chimica della memoria. Allora, il paesaggio è una cosa che diceva. Ma il paesaggio lo ritrovi con un oggetto, che poi sia una foto, che sia una bicicletta, che sia... Però qual è il punto? Questo lavoro lo puoi fare se lo riesci a fare in uno spazio pubblico.
cioè tu devi creare quella cosa lì. Quindi, cioè, se questa cosa qua, cioè, lì la strada è questa, cioè. E allora a quel punto, giustamente, in realtà scopriamo sempre che appunto, ciascuno ha un pezzo del suo famoso paesaggio o se lo ricrea, come si diceva. Ecco. Questo è per quello che dico, il paesaggio che resta è così importante. Quindi credo che da questo punto di vista, dico, Ezio, la questione appunto è creare delle condizioni in cui effettivamente uno non si ritrova da solo con la memoria familiare, con questo fardello che gli manca tanti pezzi, dici guarda, non so più nulla, ho perso, ecco, sei solo lì, sei anche angosciato. Ma se invece crei delle condizioni, dei contesti in cui puoi fare le domande, perché sono le domande che fanno una storia, non sono le risposte, sono le buone domande. Blocco lo diceva e ci crediamo. Ecco, credo che lì invece puoi fare qualcosa di diverso. Quindi effettivamente cioè, possiamo fare tanto. Io poi devo dire, è un dibattito bellissimo, ringrazio dell'invito perché è difficile fare un dibattito di questo tipo da altre parti, quindi veramente sono colpito se già che poi cioè, rimarrò anche stasera, cioè, qualcosa mi girerà, perché sono domande tutte molto presenti. Cioè, questo è interessante, cioè proprio una cosa presentissima. No, quindi è già riuscito questo libro in questo senso. Non stiamo parlando di qualcosa che è successo, ti stiamo interrogando su qualcosa che è successo. Qualcosa che è successo ci sta interrogando su quello che siamo. O quello, le domande di Dio le facciamo oggi e possono in realtà dare una luce diversa rispetto anche a un passato. Quindi credo che stiamo facendo qualcosa di molto interessante e cercheremo anche di come AISO, no? Di fare in modo che ci siano altri dibattiti che non saranno di questo tipo. Se non stronchiamo gli auditori. Lo zona di frontiera. Sì, no, sì, no, dico in giro per l'Italia. Due cose molto rapide. I rimasti sono un bacino straordinario di memorie, di riflessioni, eccetera, sui quali io personalmente ho molto lavorato. E mi sono resa conto che hanno vissuto un ventennio post-bellico terribile, terribile, per lacerazioni indotte dall'esodo, per terribile miseria. Mentre l'Italia pian piano si recupera e va verso il boom economico, nel ventennio post-bellico, nella Jugoslavia di Tito, si vive una durissima miseria. E non parlo delle violenze subite, della repressione, della paura che a lungo ha accompagnato i connazionali, anche talvolta immotivata. Però quando tu hai paura e non sai che magari non ti succederà niente, però al vicino, al parente è successo qualcosa e tu stai allerta, no? Allora, questo ventennio durissimo poi è stato recuperato anche attraverso il passaggio generazionale, anche attraverso il progresso all'interno della Jugoslavia, il progresso economico, sociale, eccetera. Potrei parlarvi ore di questo, ma non voglio tramontirvi. Altra cosa, il passaggio all'interno delle famiglie, no? Come dice Ezio. E c'è un passaggio mancato dalla generazione che ha vissuto la guerra e anche quella che ha vissuto l'esodo, perché insomma siamo là come corti di età, no? E i figli, e la generazione successiva. Nel dopoguerra i genitori, diversamente traumatizzati, voi per quello che hanno fatto o voi per quello che hanno subito, perché ci sono anche gli attori della violenza, non ci sono solo le vittime, no? Scelgono il silenzio. È un silenzio che dura a lungo, talvolta per sempre. E perché scelgono il silenzio? Perché le nuove generazioni non vanno sporcate con tutte le brutture che erano successe nella guerra e nel dopoguerra, non vanno turbate, rappresentano il futuro. E quindi hanno un grosso compito di rigenerazione che
è la rigenerazione che distacca dal fascismo, che distacca dalla guerra, no? Che poi questa rigenerazione sia ben riuscita, anch'io ho i miei dubbi, però io ho visto in tante famiglie che il silenzio sui traumi, sulle vicende belle, e con me hanno visto anche tanti oralisti, no? Questo scarto della prima generazione. Talvolta i figli si rendono conto di aver saputo poco o niente dai loro genitori e si fanno loro stessi ricercatori, cercano di colmare le lacune, vanno alla ricerca di altre testimonianze, altri testi, altre cose. E questo succede particolarmente negli snodi della vita. Nascite, morti, separazioni, eredità, oggetti, no? Per cui uno dice non so niente di questo e non mi hanno raccontato. Non mi hanno raccontato, anche perché non c'era l'ascolto. Perché magari io, se mi avessero raccontato, avrei ascoltato, però non ero in grado di formulare domande, perché mi rendevo conto che andavo a toccare una zona dolorosa e quindi non chiedevo. Però tanti, nonno che conta le solite storie dell'esodo, della guerra, basta, no? Tanti è una figura, quasi una macchietta, no? Il nonno che racconta dei bombardamenti o delle storie della guerra, basta, no? Allora, il soggetto è sempre l'ascolto. Non so se ho risposto, ma vi ho detto quello che sento. Schiavulli, prego. Più che una domanda, è un'ultima considerazione che vorrei fare. Io ho recuperato un po' di memoria con questa attività che dura quasi 4 anni della direzione della Voce Giuliana. Uno dei meriti che in qualche modo me ne faccio vanto è di aver pubblicato le linee guida, quelle del Ministero della Pubblica Istruzione, che erano state realizzate, l'ho pubblicate, appuntate e l'ho mandate almeno a 500 persone che non sono esuli, medici, aziende, quelle con le quali io ho sempre lavorato. Ancora mi ringraziano, se non gli arriva il PDF mi sollecitano. Quindi il fatto dell'ignoranza totale, che non era tanto secondo me soltanto per i professori per le scuole, quanto per gli italiani, perché le linee guida sono un bellissimo strumento, secondo me. No, quello che vorrei chiedere oggi, dove io non mi sento rappresentante di nessuna, in questo caso, associazione, al di là della direzione, e come mai in una riunione del genere, e vi ringrazio perché secondo me è stata una cosa bellissima ascoltarvi, non c'è un'associazione, non c'è nessuno, cioè di fronte a questo, a parte l'amico mio bassanese, ma in realtà non c'è. Io ho visto presentare dei libri, se posso dire osceni, dove praticamente si muoveva tutto il mondo degli esuli, quello che conta per gli esuli, ecco, oggi praticamente non c'è nessuno. Perché non siamo osceni. Okay. E tenga presente che in questo gruppo c'è una persona che fa parte del gruppo sloveno. E che di solito quando ci sono delle riunioni, io vengo a decidere quello sono social, ma soprattutto sono presente dentro questo sempre quando si parla di questa questione, cioè dell'Istria, degli esuli e così via, perché indubbiamente è stata una grande ferita, indubbiamente anche come è stato giustamente detto prima, è stato sempre per quanto riguarda il gruppo sloveno anche un punto interrogativo di come mai l'Italia ha favorito questo peso. Però così è stato e quello che mi fa piacere adesso è constatare che si va avanti, perché nelle riunioni che anche abbastanza vincenti c'è stato sempre su questa questione e si vede che c'è un'elaborazione.
certo molto lenta, perché anche molto dolorosa, ma si va avanti, e soprattutto quando si fanno queste ricerche che si basano sul rispetto. Ecco, questo a mio avviso veramente fa fare un passetto avanti. Molto doloroso, sono passetti molto dolorosi, ma si fa. Ringrazio. Devo dire che per me questa serata è stato un bagno rinfrescante, perché è confortante anche per molti aspetti. Il fatto che la storia orale e la serietà degli storici, degli storiografi, non abbandona il testimone, c'è sempre un testimone in qualche modo che si trasmette attraverso le generazioni, e il fatto che c'è questa fiducia nel dialogo e nell'ascolto. Ecco, oggi è emerso questo aspetto qui che è fondamentale, e così come è fondamentale un'altra considerazione, il fatto che i passi avanti nella società, nella civiltà, nella cultura fanno i piccoli gruppi, le minoranze. Il Circolo Istria è una minoranza, però noi da 50 anni andiamo sempre in questa direzione, e se siamo pochi o molti non ci importa, è il valore delle cose che noi vogliamo portare avanti. La carovana, i cani abbaiano, ma la carovana passa. Manca l'associazionismo degli esuli, dici tu Antonio, ma l'associazionismo degli esuli o è al mare, no? O non si interessa a questo tipo di operazioni storiografiche. Prendiamo noi sulle nostre spalle, nel nostro piccolo siamo un'associazione. Certo che sì. Prendiamo noi il carico di questo peso. Vabbè, comunque gli esuli sono presenti anche qua, perché abbiamo presentato il libro di Sandro Salbertini, Forte, proprio la settimana scorsa, quindi almeno, se non insieme, separati, però arrivano al Circolo della Stampa. Forse sarà anche il fatto che il Circolo della Stampa apre volentieri le porte appunto a tutte le voci, perché le voci decenti. Il libro si chiamava Freud. Proprio tutti. Si chiamava Freud. Sì. Ci sono preclusioni. Va bene. Io ringrazio tutti per essere intervenuti. Grazie a te. Grazie quindi, e aspettiamo i prossimi passi di questa scuola, che a quanto pare dal dibattito è venuto fuori che è importante che essa si sviluppi proprio per salvare il salvabile della nostra storia. Grazie a tutti.